Bene, eccoci qui sul banco riparazione. Come abbiamo visto dal video, i 9 lampeggi, che varia da modello a modello, e su questo modello sta a indicare il PM over current, cioè il piedino di controllo della 5 volt, il piedino chiamato fault VFO, in cui questo piedino viene controllato dal microcontrollore, dove gli arriva la 5 volt, e se questo voltaggio dovesse cambiare, il microcontrollore manda tutto in blocco e fuoriesce l'errore 9 lampeggi. L'IPM, per chi non lo sa, l'ho spiegato più volte, l'IPM è questo in pratica, e va a gestire il compressore. Queste tre fasi U, V e W, fuoriesce una corrente alternata. Nei tre piedini la corrente è sfasata di 120 gradi tra un piedino e l'altro. Su questi piedini qua abbiamo la parte di potenza, mentre invece su questi piedini abbiamo la bassa tensione. Come funziona l'IPM l'ho detto più volte nei miei video, vado a fare un'introduzione molto veloce. Vado a prendere un IPM, adesso l'IPM che vedete qui sotto è questo, posto in questo modo. Questo lato va sul dissipatore, serve per dissipare calore. Questo è l'IPM, questa qua è la parte di potenza in cui gli arriva la 300 volt, e poi abbiamo i tre piedini di uscita delle tre fasi UV e W. Tutti questi piedini invece sono la parte di bassa tensione. 6 di questi servono per azionare il gate dei MOSFET. Il segnale arriva da questo microcontrollore che, mandando i 6 segnali, va a controllare i 6 MOSFET. I due MOSFET funzionano 2 alla volta con on-off per ogni MOSFET, e i segnali che arrivano sono sfasati tra di loro di 120 gradi. Come possiamo vedere, qui abbiamo il microcontrollore, i segnali attraversano queste resistenze che poi vanno a finire sull'IPM. Sono dei segnali PWM, ok? Bene, detto questo, diamo alimentazione, così andiamo a vedere dove sta il problema. Ok, scheda alimentata. Ok, andiamo a vedere se abbiamo la presenza della 5 volt sulla VFO. Mettiamo un puntale su GND, con l'altro puntale andiamo sul I-Trip, che è questo qua, è un controllo di corrente che agisce sulla VFO. Qui abbiamo 0,036 volt. Questo è anche un GND, che sul datasheet dell'IPM viene chiamato VSS. Questo qua invece è il piedino I-Trip, questo è il piedino della VFO, e come possiamo vedere abbiamo 1,2 volt. Possiamo mettere anche qui il puntale, quindi 1,2 volt. Ok, andiamo sulla VDD, che in pratica è la VCC, 15 volt. UFO abbiamo detto 1,2 volt e non va bene perché qui ci dovevano essere 5 volt, mentre la I-Drip, che è un nome dato da datasheet, è di 0,036 volt, in pratica sono 36 millivolt. Adesso togliamo alimentazione. Se andiamo sul piedino di controllo della VFO, sul microcontrollore, che è questo in pratica, abbiamo anche 1,2
volt. Questo sta a significare che la pista è integra, quindi non è un problema di pista. Ok, andiamo a controllare le uscite. 15, 15 e 15. Le tre uscite sono ok. Adesso andiamo a controllare i segnali. Mettiamo il test in millivolt, lo mettiamo in DC, che abbiamo un'oscillazione massimo di 1,6 millivolt. Ok, vedete questo segnale che da 2,5 millivolt è diverso dagli altri segnali, mentre gli altri segnali arrivano massimo a 1,6 millivolt. Guardate questo 1,2, 1 massimo 1,4, 0,6, 0,8, 1,2 e 1,6, mentre questo segnale si differenzia da tutti gli altri. Guardate, 2,5 millivolt. Adesso togliamo alimentazione, scarichiamo i condensatori. Ok, su questi due coccodrilli c'è una lampadina alogena, e andiamo a vedere adesso. Mettiamo in home il valore dei 6 segnali. Qui abbiamo quasi 5 kg. Idem. Ok. 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 E su questo abbiamo 75 ohm. Guardate, questo era il pin in cui dava un valore diverso in millivolt. Quindi, morale della favola, uno dei 6 segnali è guasto, ha un problema interno. Ovviamente questi segnali arrivano sul gate dei MOSFET e di conseguenza è da sostituire l'IPM. Adesso andiamo a rimuovere il dissipatore e anche l'IPM, cioè andiamo a fare la sostituzione dell'IPM. Ok, rimosso il dissipatore, ho notato che questa scheda è stata già manomessa sulla parte del doppio diodo e MOSFET o IGBT, quello che sono questi due qua, quindi credo che se sono stati sostituiti o solo rimossi per testarli. Si può vedere che c'è ancora del flussante sopra. Bene, rimosso l'IPM, l'abbiamo rimosso anche integro grazie al dissaldatore della Weller. Eccolo qui. Ok. Allora andiamo a fare una comparazione tra quello buono, funzionante, e quello che abbiamo rimosso guasto. Sul piedino GND, che è questo il primo,
di destra, quindi andiamo a vedere tramite valore ohmico i trip, che è 78 ohm. Questo piedino qua va a fare i controlli dei 6 segnali. Poi abbiamo la VFO, ovviamente la VFO, se c'è qualche problema non avrà più i 5 volt, di conseguenza, non avendo i 5 volt in uscita, sul microcontrollore non arriveranno 5 volt e il microcontrollore manderà tutto in blocco. I 6 segnali devono avere tutti lo stesso valore. Ecco, possiamo vedere che il segnale numero 6 che avevamo visto sulla scheda ha un basso valore, che è questo qua, 76 ohm, e di conseguenza questo piedino trip che controlla tutti e 6 i segnali, anche lui riceverà i 78 ohm, inviandoli poi sulla VFO, che abbasserà il suo valore, non sarà più di 5 volt. Adesso andiamo a prendere quello buono e possiamo vedere qui che abbiamo 68 kg e sul piedino di segnale che prima avevamo un valore basso, adesso abbiamo quasi 6 kg come tutti gli altri piedini, ok? Bene, adesso andiamo a montare questo IPM e poi andiamo a fare una simulazione su banco per vedere se funziona. Bene, IPM sostituito, diamo alimentazione. Ok, si è sentito il click del relè, andiamo a vedere se abbiamo la 5 volt sulla VFO. Ok, 4,8, quindi ci siamo, tenendo presente che c'è sempre un po' di caduta di tensione, mentre invece sul piedino i trip non abbiamo nessun voltaggio. Andiamo a vedere in millivolt se piedino 6, ok, il voltaggio si è abbassato, perfetto. Sembra tutto ok. Andiamo a vedere sul pin del microcontrollore 4,8 volt. Bene ragazzi, non ci resta che montare il dissipatore e andare a provare la scheda sul banco simulazione. Ok, ci siamo, Come si può vedere adesso il LED è fisso. Bene, anche questa riparazione è andata a buon fine. Il video finisce qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Mimmo Refriger, azionate la campanella per le notifiche per essere aggiornati quando caricherò un nuovo video. E da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.